Eccoci qua, vi stavo aspettando. Qualche tempo fa stavo passando una serata con i miei amici, ovviamente uomini, discutendo delle cose di cui parlano solamente i veri uomini. Donne, violenza, macchine, business, palestra, sport. Poi abbiamo passato circa 4 ore a discutere di quale fosse il miglior tipo di fisico maschile. Insomma, le solite cose di cui parli quando ti trovi con i ragazzi. Quando ad un certo punto della serata ho menzionato al mio amico che ho un periodo di pausa tra un lavoro e l'altro. Pensavo di prendermi un mesetto prima di iniziare a lavorare per godermi le ferie e fare cose strane. Fai bene, secondo me dovresti fare un Interrail. Inter che? Interrail. Ti fai un viaggio in solitaria in giro per l'Europa, ti fai fino a 12 ore di treno al giorno per vedere tutte le città europee che vuoi e poi dormi in ostello con altre 5 persone a caso. Oh wow, sembra una cosa terribile. Sì, lo è. Quale razza di stupido coglione idiota farebbe una cosa del genere? E quindi eccomi qua, mentre saluto i miei genitori prima di salire a bordo del treno che mi porterà a Monaco, la prima tappa del mio Interrail. Mentre mi allontano dal mio carissimo paese in cui una palpeggiata sotto i 10 secondi è considerata una burla, penso che sto facendo una grandissima cazzata. Ma almeno il panorama è molto bello, ci sono le montagne fuori dal finestrino, e anche in bagno. La prima cosa che ho visto arrivato a Monaco è stata la più grande sala di gioco d'azzardo d'Europa. Gioco d'azzardo. Poi dopo un breve pranzo a base di kebab pagato ben 7 euro, mi sono goduto i bellissimi palazzi che si possono vedere camminando per le strade della città, come questo castello, oppure questa cosa? Torri Gemelle! Poi sono andato in questa piazza, dove c'era un castello gotico gigantesco e stupendo, con anche un drago e un tizio che suonava un triangolo gigante. Poi sono andato al museo di arte urbana e contemporanea, e devo dire che oltre ai dipinti che la mia telecamera non riusciva a mettere a fuoco e questo libro che mi prendeva in giro per il fatto di essere da solo, mi sono piaciute tutte le cose che ho visto, come questo tizio lungo, questo Rock and Stone e molte altre cose. Dopo il museo mi sono diretto verso una meta segreta, ma prima di arrivarci sono incampato in questo bioparco davanti al museo di scienza naturale, dove il nostro inviato speciale polacco, Pipola Coca, ci farà un approfondimento sulla location. Adesso siamo in Germania e abbiamo un paio di libertà che in Italia non abbiamo. Ah, porco la madonna. Ma prima di tutto dobbiamo chiarire che cos'è la Germania. E io che cazzo ne so? Beh, adesso che abbiamo chiarito questa domanda, adesso possiamo andare avanti e esplorare il paese. Dovete sapere che oltre alla birra e il pane, i tedeschi hanno inventato Minecraft ancora molto tempo fa, tipo verso gli anni 30-40. Altra grande invenzione della Germania, i tedeschi verso le 5:30-6, quando finiscono lavoro, si ritrovano tutti quanti per bere qualcosa assieme e magari mangiucchiare qualcosa. È un'idea rivoluzionaria che però purtroppo non esiste in nessun'altra parte del mondo. Non so come si chiama questa cosa, però per scoprirlo c'è solo un posto dove andare. Seguitemi. Notizie tedesche dell'ultima ora. Un uomo si accorge di essere dell'altra sponda. I limiti di velocità non esistono. I pifferai molestatori dilagano per la città. Venite qua, bambini. Eccoci qua, arrivati finalmente all'English Garden, uno dei parchi più grandi della Germania. Pensate, è grande ben 780.000 km², più grande della Lombardia. Ed è pieno di un sacco di attività da fare. Si può fare il bagno nel fiume e venire spinti dalla corrente. Ci sono 2 campi da calcio, 3 da basket, 1 da tennis, c'è un parco giochi per i bambini. Ci si può anche stendere e prendere il sole o fare una passeggiata in mezzo al bosco. C'è un villaggio giapponese che spesso e volentieri è chiuso al pubblico e inoltre il fiume permette di fare surf ai più coraggiosi e alla gente piace anche guardare la gente che cade e si fa male e muore, esplode, male, malissimo. Per chi non volesse fare niente di tutto questo può benissimo andare al bar del parco e comprarsi una bella birrozza a soli 3,90. E anzi, questa cosa mi fa venire in mente, sono qua da un giorno intero e devo ancora prendere una birra. Mi sa che adesso vado. Che cagare. Dopodiché sono tornato in ostello. Primo giorno mi sono fatto una doccia perché ero veramente morto. Adesso vado a letto, ho trovato un attimo che ero da solo in camera. Sì, la prima volta in ostello è veramente strano. C'era un tipo australiano pazzo, ero con questo tedesco che è proprio strano anche lui. C'era questo ragazzo coreano che mi sono messo un attimo a parlare. Mi ha fatto vedere, ha aperto la valigia, era pieno di cibo. Mi ha fatto vedere che c'aveva questa salsa, questo gochujang, ok? E si è dimenticata qua sul tavolo. Quindi questo mi sa che me la porto a casa, ok? 씨발 니 욕하니 카츠요 너 뭐야 씨발년아 지금 내 고추장 훔쳤어? 야 이 씨발 새끼야 야 이탈리안 도둑 새끼야 얘 개새끼야 고추장 먹고 싶었어? 씨발 새끼야 말을 하지 개새끼야 야 어? 한 대 때려줄까?
Il giorno dopo mi sono svegliato presto e ho camminato circa 2 ore per arrivare ad una reggia enorme, ma veramente tanto, piena di statue, boschi, laghetti e molte altre cose da vedere, tra cui un sacco di musei. Qui mi sono fermato a parlare alla telecamera, ma l'audio era questo. Sarebbe un ottimo posto dove fermarsi a far pranzo se solo avessi preso qualcosa per cui pranzare. Poi sono andato a un museo fighissimo là vicino, completamente interattivo. L'unica cosa è che era al 100% in tedesco, quindi non ho capito assolutamente nulla di niente. Poi il resto del giorno mi sono dimenticato di filmare, ma la sera a cena ho cucinato una bella carbonara al mio coinquilino coreano, per poi concludere l'esperienza di Monaco con una bella passeggiata con birretta annessa. Il giorno dopo ho dovuto dare un doloroso addio al mio amico Mon. Ok, adesso per motivi di trama ci troviamo in Austria, a Vienna. Sono le 5 e devo ancora visitare qualcosa. E adesso mi sa che esco e vado a vedere qualcosa. Ah, stasera torneo di birra pong. Ho passato il resto della giornata nel centro di Vienna e devo dire che è una città veramente bella. Tutte le strade sono piene di palazzi fighi. Ci sono un sacco di statue, chiese, cavalli, parchi in cui è assolutamente proibito calpestare l'erba, ma soprattutto non si può giocare a qualsiasi cosa sia questa. Dai, dammi la palla. Anche le fontane sono molto interessanti e ad ogni angolo c'era un negozio di Mozart. Quando poi ho visto la cattedrale sono rimasto wow, che figata! Era veramente enorme. Per fortuna fuori c'era una miniatura così potevi vederla tutta in un colpo. Sfortunatamente dentro è solo una chiesa normale, ne ho viste di meglio, 4 su 10. Fuori poi c'era il mimo peggiore di tutti. Una delusione assurda. Questo sono io che sento la metro arrivare e filmo il binario sbagliato. E questo sono io che filmo il binario giusto. Il giorno dopo, facendo una passeggiata e vedendo altri palazzi fighi, sono finito nel parco giostre più grande che io abbia mai visto. Era tipo una sagra gigante. C'era un clown assassino, una ruota gigante, Thor, delle montagne russe rosse, delle giostre adatte sia ai bambini che agli anziani. Una giostra che, al solo pensare di salirci, muoio, degli animali robotici estremamente convincenti e un gorilla che diffondeva dei messaggi sulla legge razziale. O almeno credo. Poi mi sono fermato per riposare al parco lì vicino. Eccoci qua, probabilmente ci sarà il sottofondo, è perché probabilmente ho perso il microfono in Germania. Vabbè, succede. Però mi sono dimenticato di fare una cosa estremamente importante, ovvero dare un voto alla Germania. La Germania è stata molto bella, sinceramente non ho avuto nessuna brutta esperienza, nessun brutto rapporto con i tedeschi, nessun pregiudizio per il fatto di essere italiano, niente figure di merda, cose del genere. Il cibo, quello che ho mangiato, tranquillo, normale. Le persone che ho incontrato sono state molto simpatiche e non si è nemmeno speso tanto. Passeggiare tra la città, vedere cose, era molto semplice, facile, era molto bello. Un paese che mi è veramente piaciuto e anzi avevo una certa idea di come dovrebbe essere la Germania e mi è crollato tutto, mi è veramente piaciuta un sacco, quindi per dargli un voto alla Germania da 1 a 10 gli do 4. Limone. Arancia, pomodoro, carota, Ananas. Fruchtsafte. Poi dopo essermi messo a girare a cazzo, mi è capitato di vedere un sacco di cose belle che non abbiamo in Italia, come servizi per i giovani, l'acqua nei fiumi, della viabilità che funziona, delle università nuove, una casa in centro, un uovo gigante, nella metro, ma senza dubbio la migliore era il Wüster Bar. Poi sono andato al Parlamento, o la Casa Bianca, non era troppo chiaro, ma con tutte quelle bandiere doveva per forza essere un palazzo importante. C'erano un sacco di statue, tipo questa dove trombavano la Madonna, Matteo Salvini e... c'era questa bellissima perché i dettagli erano veramente... oh sì, cazzo, guarda che bene. Chissà quante cose può afferrare quella mano. O questa che era tipo... oh, ti picchio! No, ti prego! E quell'altro... no, non farlo! Che schifo, un cazzo in faccia. L'unica pecca è che per la città giravano molti cavalli. Davvero tanti. Troppi cavalli. Questi sono più di 1000 e lasciavano un odore simile a quello delle Aikos. Vienna 2 su 10. Questo ponte austriaco poi era bellissimo. L'unica pecca è che qui siamo a Budapest. Dovete rimanere sul pezzo. Appena arrivato mi sono fermato nel gran mercato della città. Era veramente pittoresco e vendevano di tutto, anche bambini. L'unica pecca è che erano un po' scortesi. Dopo aver pranzato con qualcosa di impensabilmente pesante con le temperature che c'erano,
mi sono fermato a gustare l'architettura dei palazzi ungheresi. Oh, un senza tetto. Oh, dei vasi giganti. Oh, i tram nuovi. Oh, i tram vecchi. Oh, Michael Jackson. Oh, un edificio buffo. Oh, le torri gemelle. Ah, no, ok, falso allarme. Siccome ero stanchissimo dal viaggio, ho fatto quello che farebbe qualsiasi italiano medio quando è costretto a camminare al sole con 40 gradi. Sono andato al centro commerciale. Sembrava di essere in Italia. C'erano Zara, Nike, Bershka, il negozio Vai Uomo, Delle Rocce, Stradivirus, i robot, Buddha, l'originale, ma soprattutto libri. Dopo lo shopping sono tornato in ostello e ho dormito. Oh, vi ho preso il video e adesso cosa cazzo fate, eh? Volevo prendermi un attimo per spiegarvi bene l'ultimo giorno e parlare un attimo male di Budapest. Vi spiego, l'ultimo giorno non l'avevo organizzato troppo, mea culpa. Allora ho provato a visitare quei posti che consigliano Instagram, TikTok. Avete presente, no? I reel, quelli post imperdibili di tandata. E idem per il cibo. Ecco, fanno sembrare tutto figo, solo che poi in realtà fa schifo perché sono pubblicità. Mentre per tirare un po' di merda sulla città, dovete sapere che se per qualche motivo vi trovate in un ristorante o in un bar, ai camerieri di voi non gliene sbatte un cazzo. Pensavi di sederti e bere qualcosa, mangiare un boccone veloce? Ecco, scordatelo, dimenticatelo. Loro non ti vogliono avere lì e tu non dovevi sederti lì. Perché ti sei seduto? Vattene via. Ma adesso vi racconto. Sono andato al bar e ho perso un'ora per prendere un caffè. Dopodiché ho preso l'autobus e sono andato lontano, ma lontano lontano. Mi sono fermato a fare colazione e ho preso questa cosa buonissima. Poi, dopo aver visto DiCaprio che segnava i parcheggi, sono arrivato alla Instagram location numero 1. Le cave di Palvotto Gli. Un reel, che non riesco a trovare, mi diceva che era un posto imperdibile. Allora, eccomi qui. Mentre aspettavo la visita, mi sono intrattenuto guardando dei sassi che si illuminavano. Dopo un'ora è iniziato il tour. La cava era buia, umida e molto fredda. Dentro la grotta c'erano 10 gradi fissi tutto l'anno. La tipa su Instagram era in gonna e canottiera, mentre io ero l'unico coglione di 40 persone senza la felpa. Lo so, questa parte della grotta è molto bella da vedere. Mi piacciono i sassi, ma non ho trovato nulla di mozzafiato in questa grotta, se non le rocce che la guida, e non sto scherzando, diceva ricordassero i personaggi della Disney. Questi sono i 7 nani. Questo è il castello della Disney e questo è Gesù sulla croce. Poi mi sono fermato a pranzo nella Instagram location numero 2, il Cookie Bacon, sto posto maledetto. Qui i camerieri si facevano i cazzi loro e ci ho messo 2 ore a prendere un piatto che mi hanno dato a forma di cazzo e una birra. Molto instagrammabile, sì, ma un posto di merda. Poi sono andato al Museo delle Luci e qui vi lascio un attimo di tranquillità. Dopo il museo sono andato dietro il Parlamento ungherese. Incredibile come l'architettura di tutti i paesi che ho visto fosse così bella. Situato dietro un parco gigante, il Parlamento è enorme, ma veramente enorme, con dietro una grande piazza che ospita le statue dei cavalieri della Drip. Da destra 2 finti etero, uno col durello, un feticista e al centro Kanye West. Mentre alla sinistra troviamo le statue dei 4 imperatori dell'oceano. Dopo un passaggio veloce in ostello, mi sono goduto un'ultima serata tra le strade della città. Cosa? Torri Gemelle? Ho deciso di andare nella vecchia città per vedere il tramonto nella Instagram location numero 3, una terrazza apposta per vedere il tramonto. Il TikTok però non diceva che la terrazza era di un hotel a 5 stelle, a pagamento e accessibile solo su prenotazione. Quindi ho guardato il calar del sole dalla piazza di sotto, comunque famosa per il tramonto e per la sua statua di Gesù durante le crociate. Concludo il viaggio e anche questo video mostrandovi il Parlamento dall'altra parte del fiume, che col tramonto si illumina. È stato un viaggio incredibile, estremamente stancante ma molto soddisfacente. Un'esperienza che consiglio a tutti. Se ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque. E comunque Budapest di notte è veramente bellissima. Voto meno infinito su 10. In fondo, l'Italia non è così male.